serata molto hot, perché questa sera parliamo di sesso, che per una romagnola che ha di default la S pronunciata, in sesso ce ne sono tre, un casino esagerato. Poi mi dirai com'è andata la pronuncia. Il sesso, quella droga, la vera droga a cui nessuno di noi in generale rinuncerebbe mai. Non è un caso infatti che il sesso sia uno dei 7 peccati capitali. Questa sera parliamo insieme di come riconoscere quando la tua lei raggiunge l'orgasmone. Quindi non parliamo né di come mettere lei nella condizione di raggiungerlo sempre più spesso, né del perché non riesce a raggiungerlo. E aperta e chiusa parentesi, se non si riesce a salire e quindi a scendere anche su quelle montagne russe, non succede niente. Il canale di Nob, benvenuto, Not Only Bag, Not Only Bullshit, Not Only Barcellona, bullshit vuol dire cazzate, si parla di tutti quegli argomenti che sono messi molto all'angolo o che spesso vengono affrontati solo da un certo punto di vista. Non sono tabù, perché il sesso non è più tabù, però nella società e cultura italiana rimane tabù, nel senso che non se ne parla, o meglio se ne parla, ma se ne parla solo magari da un certo punto di vista, ovvero le posizioni, l'orgasmone, trio sì, trio no, orgia sì, orgia no. E infatti su questo canale si parla, e troverai moltissimi video che parlano di sesso, ma da un punto di vista diverso, nel senso che l'orgasmone, e qui arriviamo all'argomento di questa sera, per il 95% del capitale femminile umano avviene solo se questa si spegne. L'altro 5 riesce a raggiungerlo anche in una standing night, si dice così in inglese, cioè in quelle serate belle calde dove magari conosci qualcuno, lo vedi per 1, 2, 3 sere, oppure conosci qualcuno, fai sesso e poi questa persona non la rivedi mai più. Quindi per la donna l'orgasmone, ma poi anche per l'uomo, anche se in forma diversa, non costituisce solo un atto fisico, non avviene solo perché c'è questo diciamo processo di default di natura per cui si arriva tutti lì innamorati da molto o meno, ma arriva da una sorta di consapevolezza che si è maturata, da come si usa veramente l'energia sessuale, da come sei dentro tu, lo specchio arriva esattamente l'orgasmo, e quindi puoi raggiungere l'orgasmo, come ti dicevo prima, perché sei molto brava al femminile. Non lo raggiungi se non hai fatto un certo tipo di percorso, e non c'entra solo fidarsi del partner. E poi c'è la differenza tra l'orgasmo normale e l'orgasmone. Sul canale infatti trovi molti video su questo argomento. Allora iniziamo dal punto numero 1. Il porno che ha tratto in inganno tutti. Allora, questo video è dedicato principalmente agli uomini, ma ovviamente possono guardarlo anche le donne, anzi spero, dato che ci sono 7 donne per ogni uomo, che fortunatoni che siete. E soprattutto non c'è età per guardare questo video. Perché ho detto che il porno ha tratto in inganno tutti? Perché in tempi veramente in cui non si parlava assolutamente di sesso, e tutti siamo passati nell'adolescenza dal vedere uno o più video porno, l'immagine sempre nel porno è quella di una donna che urla, e quindi si associa il momento dell'orgasmo o i secondi prima alla donna che letteralmente ulula, e quindi questa visione del porno trae assolutamente in inganno, perché non funziona, non esiste, non c'è l'associazione che la donna ulula e quindi la donna viene. Anzi, nella maggior parte dei casi, quando la donna ulula alla stile opera lirica Lacuto, è una finzione.
È una finzione. Nelle statistiche dei porno, i video che ad oggi sono più visualizzati sono quelli chiamati amatoriali, dove ci sono delle coppie che decidono di riprendersi e che quindi fanno sesso in maniera assolutamente normale, e la donna non la sentirai mai, assolutamente mai, urlare. Può succedere nel momento finale dell'apice, ma proprio poco, è un attimo, 3 secondi. E su questo ti racconto la mia esperienza quando forse 10 anni fa ero a Barcellona, e a Barcellona c'è questa caratteristica che hanno i condomini costruiti in una determinata epoca storica, che era quella di Franco, e hanno questa sorta, almeno un appartamento, almeno una finestra che dà su questa tromba, questo diciamo imbuto, che non è un cortile interno, è proprio un quadrato, e si sente praticamente, tu senti quello che dicono gli altri. E questa architettura Franco l'aveva scelta, così dicono, perché in quel periodo ognuno doveva spiare il vicino di casa, e quindi tu senti. E io mi ricordo che era un weekend, me lo ricordo ancora, che era un venerdì o un sabato, mi sono svegliata di soprassalto perché in quel momento ho sentito, non so in quale piano fosse, la donna che 3 secondi ha non ululato, però ci ha dato quella voce, ed era il momento in cui, in teoria, stando a questo tono di voce, la ragazza stava venendo. Capito che cos'era, che non c'era nessuno, che si stava ammazzando qualcun altro, mi sono rimessa a dormire e ho fatto le congratulazioni mentali ai ragazzi. Quindi l'ululato non c'entra assolutamente niente, anzi, se ulula, fatti 2 domande. Dos. La donna, nel momento in cui sta per venire, ha lo sguardo, e qui c'è un dettaglio, un'informazione importante, quindi lo sguardo, che sembra uno sguardo perso, non ha l'occhio allapanato, non ha l'occhio chiuso, ma ha un occhio tipo mezza fessura. E quindi in questo caso appunto ti sto dando delle indicazioni sulla posizione che si parla in generale, che predilige la donna per riuscire a venire, sia che sia sopra che sia sotto. In generale la donna questo deve avere il contatto o visivo, eyes contact, come dicono gli inglesi. Quindi ha questo sguardo degli occhi che sono semi chiusi, perché si sta avvicinando al momento in cui si deve lanciare nel vuoto, si sta perdendo. Questa, la spenta, sta andando, intraprendendo il suo cammino per lanciarsi nel vuoto, perché l'orgasmo è perdersi nel vuoto, l'orgasmo quello vero, quello divino, che non c'entra con un'idea che ti puoi fare magari così distorta. Comunque qui sul canale trovi diversi video su questo, per approfondire questo argomento. Quindi ocio, questa la riconosci molto bene, questo dettaglio, indizio. Ovviamente non devi fissarla stile Detective 007, ok? O stile Arancia Meccanica, non è che ti devi mettere a ascoltare la donna, ma se siete connessi, se anche tu sei strapreso, sei nella bolla del piacere divino, noterai questo particolare degli occhi. 3. Il tremolio. La donna poco prima di venire e anche mentre sta avvenendo trema, e qui non è che trema con tutto il rispetto stile la nonnina degli anni 90, è un tremolio come se fossero dei brividi interni. Facci caso, se non te ne sei mai accorto, facci caso che ha la tendenza di chiudere le mani, i pugni, e fa la stessa cosa con le dita dei piedi, perché nel momento in cui fa questo, come ti ho spiegato prima, si sta avvicinando nel vuoto, dice vediamo se riusciamo a lanciarci in questo vuoto. Succede che ha la tendenza, esattamente come fanno vedere nei film, di aggrapparsi al lenzuolo. Quindi se c'è connessione
avrà e si fida di te, si attaccherà a te, che siano gli addominali qua o che sia la pancetta, anzi direi che molto spesso è più utile la pancetta, avrà questa tendenza di, non è che ti stritola come fanno vedere che fa la donna con il lenzuolo, se si fida lo fa sul tuo corpo ed è una sorta di mi tengo, trattienimi, e succede appunto prima di lanciarsi in questo vuoto. È come se avesse bisogno di un sostegno per poi, sostegno che tu gli dai, si fida, per poi mollare e lanciarsi. Il respiro si fa assolutamente più lento, è come se fosse il motore di una macchina che rallenta piano piano. C'è il segnale, sei sull'autostrada, di rallentare perché ci sono i lavori in corso, comincia a rallentare, quindi sospiro più lento, 100, 90, 80, 70, 60, e la voce, nel caso in cui ci sia uno scambio, non il discorsone, ma uno scambio di parole o uno scambio di frasi veloci per aumentare il piacere, sentirai che la voce della donna è assolutamente bassa, molto profonda, si sta avvicinando al punto zero, cioè rientra completamente dentro di sé, si ritrova, che poi dovrebbe essere il tono della voce che dovremmo usare tutti i giorni, ma visto la vita che conduciamo è assolutamente praticamente impossibile. Ma in orizzontale, quando sta per raggiungere l'orgasmone, la donna fa questo, rallenta, la voce diventa super profonda, lei sta arrivando al suo punto zero e anche qui te ne accorgi molto bene. Praticamente l'esatto opposto del ululare. Il sospiro diventa esterno e quindi si ha l'ansimare, diventa esterno, quindi butta fuori dopo il passaggio di prima che con il respiro rallenta perché si ritrova. Nel passo successivo, che è questo, si ha il sospiro che diventa esterno perché ha bisogno, dopo che si è ritrovata, di buttare fuori. È come se fosse questo, no? Ok, butto fuori, ma non è l'ululato perché è assolutamente dentro la donna, è nell'energia femminile più profonda e quindi, siccome è dentro la sua scintilla divina, il sospiro diventa profondo, motivo per cui non può ululare o urlare, ma sarà un ansimare. È un ansimare e lo senti quando sta per raggiungere l'orgasmo, perché questo sospiro diventa più costante fino all'esplosione, quindi al raggiungimento dell'orgasmo. Questi sono i principali indizi che puoi imparare piano piano a osservare se sei alle prese con alle prese, se hai appena conosciuto una persona, oppure se sei con una persona, la tua compagna, quindi vuoi veramente vedere e riconoscere se ha raggiunto l'orgasmo. Poi dirsi quando si sta per raggiungerlo, perché la donna lo può fare, o non dirselo, questo è un'altra storia e probabilmente sarà un altro video. Se questo video ti è piaciuto e ti ha aperto a una prospettiva diversa, ti ha fatto pensare a qualcosa di nuovo, ti ha fatto fare qualche click, ha alzato anche solo di pochissimo la tua consapevolezza, puoi mettere ai like, puoi condividere il video, puoi commentare, ti aspetto nei commenti e chissà, magari riesco prestissimissimo a raggiungere anche i 1000 iscritti. Su questo canale trovi diversi video per raddrizzare tutto quello che non è dritto, come in questo caso raddrizzare il vero orgasmo, riconoscerlo. Riuscire a imparare a riconoscere l'orgasmo rende te più tranquillo, te uomo, rende probabilmente anche la donna più tranquilla, perché nel momento in cui tu sei in grado di riconoscere quando lei sta per venire, lei sicuramente
non si metterà nella condizione di fingere, si sentirà più accettata, anche se magari l'orgasmo non arriva subito, arriva al secondo round o arriva il giorno dopo.